Servisi non devono temere rappresaglie. Mia giornata! Ho scovato 2 artisti giovani di... A causa del gran numero di incidenti e annegamenti nel canal Grande, un decreto in vigore da subito vieta a chi governa le barche di bere oltre misura. Indietro, canaglia! Aiuto! Un assassino! Non uccidetemi, Stai signora, attento. pietà! Ecco la borsa! Ai danni della Serenissima e sarà giustiziato pubblicamente in piazza San Marco a 2 giorni da oggi, alle prime luci dell'alba. Ascoltate tutti! Finché non riceveremo... Che diavolo ci fai qua su? Che diavolo ci fai qua su? Gesto di contesa non possono essere terreno per iniziative commerciali. Tuttavia i singoli mercati non devono temere rappresaglie. Guardate che tagli di mazzo! Pronte le mie salsicce! Farai bene a sparire! Stante la carenza di fondi dovuta alla recente campagna militare in difesa dei possedimenti esterni della Repubblica, verrà imposta una tassa su tutti i beni voluttuari di importazione. Sono state modificate. Si tratta di emendamenti alle leggi della colleganza, liberamente consultabili presso i pubblici uffici. Attenzione! In seguito ai recenti eventi verificatisi durante... Dov'è Emilio? Gli ho detto di venire qui. Gliel'hai detto tu? Di persona? Sì, certo, di persona. Mi preoccupa che non ti fidi di me. Anche a me. Può darsi che arrivi con gli altri. Facciamo 2 passi. Dunque, come vanno le cose a palazzo? A dire il vero è difficile. La cerchia di Mocenigo è ristretta. Ho cercato di lavorarmelo un poco, offrendo suggerimenti, ma ha altri che lo consigliano. Allora devi insistere. Devi entrare a far parte dei suoi intimi. Sì, capisco. Ma è più dura di quanto prevedessi. E come mai, Carlo? Non lo so, è che al doge non vado a genio. Chissà perché. Non è colpa mia. Lo compiaccio in ogni modo. Ascolto quello che gli piace e glielo procuro. I migliori prosciutti dalla Sardegna, le vesti più raffinate provenienti da Milano. Sì, e questo si chiama essere un psicofante. Un cosa? Come mi hai chiamato? Un lacchè, un adulatore, un leccapiedi. Devo proseguire? Bastardo, non hai idea di che significhi, non comprendi la pressione a cui... Oh, io non comprendo. No, non ne hai idea. Tu sei un funzionario governativo. Io sono a 2 passi dal doge in persona. Gli sto dietro giorno e notte. Ti piacerebbe essere al mio posto? Hai finito? Niente affatto. Ora stammi a sentire. Ci sono quasi. Possiamo volgere il doge alla nostra causa. Ne sono certo, solo... mi serve un po' più di tempo. Il tempo non è una risorsa che abbonda. A tutti i membri della nobile società veneziana, fra una settimana si terrà una nuova il signor Rocco Giù, ora! Continuiamo. Manca ancora molto. Non fare la A piaga. sparire! Ehi tu! Scendi! Ora! Bene, siamo d'accordo.
Buongiorno, cugino. Signor Carlo, Pensavo che Emilio fosse con te. Emilio è morto. Cosa? Come? L'assassino. Lo stesso che ha dato la caccia ai pazzi. È qui, a Venezia. È così. Silvio, non lo sapevi. Potrebbe essere ovunque. Potrebbe essere perfino qui e non ce ne accorgeremmo. Ha colpito Emilio nel suo stesso palazzo. E i nostri piani? Non c'è più tempo per le finezze, fratelli. Dobbiamo agire subito. Ma Marco, sono a tanto così. Solo qualche giorno. Se solo riesco a... No, va fatto questa settimana. Sarà meglio spostarsi. E che ne dice lo spagnolo di questo cambio di piani? Presto potrai chiederglielo di persona. Egli è qui, da Roma. Così ho saputo. Beh, forse prenderà una decisione. Su cosa, cugino? Su chi di noi due indosserà il corno ducale. Non pensavo che questo fosse in discussione. La scelta appare ovvia a chiunque. Distraete. Potrebbe essere colui che ha organizzato l'intera operazione. Quello che ha avuto l'idea di come salvare questa città. Riconosco il valore dell'intelligenza tattica, buon Silvio. Ma per governare serve saggezza. Su questo dovrai convenire. Calma, calma, amici, vi prego. Non ce n'è bisogno. La decisione non spetta a nessuno di voi. Per quanto sappiamo, egli potrebbe anche non scegliere un barbarico. E perché no? Sono quello che si è dato più da fare. Basta! Aspettiamo il suo arrivo. Sei certo che verrà? Sì. Signori, dovremmo sveltire il passo. Sento che qualcuno ci osserva. Grazie, Dante. Fai strada. Noi ti seguiremo. Questa guardia sa il fatto suo, cugino. Quanto la paga? Gentiluomo, passate Forse non quanto le merita. ragazze migliori della Mi città. ha salvato la vita in un paio di occasioni. Fermi. Anche se non è un gran compensatore. Solo per voi la bellezza, l'onestà e le... Basta con queste vuote chiacchiere. La scelta del doge non è cosa che vi competa. E non vi è mai stato concesso di discuterne. Perdonateci, maestro. Vogliamo solo servire. Il piano è questo. Il doge Mocenigo morrà stanotte. E quando questo avverrà, Marco prenderà il suo posto. Vi ringrazio umilmente, maestro. Bene. Messer Grimaldi. Siete quello più vicino al Mocenigo. Il vostro compito è vitale. Serviteci bene e non verrete dimenticato. Venite. Non voglio spargimenti di sangue, intesi? Deve sembrare una dipartita naturale. Certo, maestro. Quando siete più vicino a lui? Voglio solo aiutarvi! Ho libero accesso al palazzo. Forse non gli importa di quanto ho da dire, ma mi considera uno dei uomini più fidati. Bravo. Allora voglio che penetriate nelle cucine e gli avveleniate il cibo. Sarà fatto. Marco, potete procurarci un tossico adatto alla bisogna? Mi rimetto a mio cugino. Questa è più materia di sua competenza. Ah, Silvio. Al vostro servizio, maestro. Che potete trovare per l'occorrenza? Conferirò con i miei contatti sulla strada, ma dovrei riuscire a procurarmi della cantarella. Sì? E che cos'è? Una variante dell'arsenico, molto efficace e difficile da rintracciare. Ah, va bene, va bene. Allora è deciso.
recenti piene al Lido hanno causato cedimenti strutturali in alcuni sestieri della città. State attenti quando vi trovate nei pressi dei cantieri. Riferite alle autorità eventuali danni e siate cortesi verso gli operai. Perdonate, maestro, ma non state forse rischiando troppo? Farvi coinvolgere così da vicino nelle minuzie dei nostri piani. Ritengo necessario un mio coinvolgimento più diretto. I pazzi ci hanno deluso a Firenze. Spero non facciate lo stesso. Non avete da temere. I pazzi erano solo un branco di... I pazzi erano una famiglia potente e venerabile, ridotta in cenere da un giovane assassino. Non sottovalutate questo nemico importuno che ora si aggira per la città. Poi Barbarigo faranno la stessa fine. Esigo che si agisca senza indugio. Bene, devo rientrare a Roma. Il tempo stringe. Non deludeteci. Che idiota sono. Avrei dovuto tenerli d'occhio. Bisogna che vada a trovare Antonio se voglio rimediare al guaio che ho combinato. Riferite alle autorità eventuali danni e siate cortesi verso gli operai. Qualcosa vi affligge, amico? Non sarà pericoloso. Per decreto del Consiglio dei 10, tutti i cittadini che intendono ampliare le proprie cantine devono prima chiedere il permesso. Maledizione, scendi di qui subito! Non dovresti stare qui! Maledizione, scendi di qui subito! Giù, subito! Prezzi così bassi che non crederete ai vostri occhi. farà male a qualcuno se va in giro così. Non rimarrete delusi. Non vi pentirete dell'acquisto, vedrete. Non devono temere rappresaglie. Avete forse bisogno di un medico? Udite, udite! Le recenti piene... Buongiorno a voi. Non posso certo tenere scorte di tutto. Ti meriti di stare laggiù in mezzo alla feccia. Giù, subito! Maledizione, scendi di qui!
Stammi lontano, pezzente! Doge 10 per stabilire una linea di intervento. Si raccomanda ai mercanti di ridurre i commerci con l'Egeo. Ascoltate! Non puoi stare qui, vattene. Tira via, ora! Salute, bello mio. Come ti va? Ti sono mancata, eh? Desolato, mia cara, ma non sono qui per divertirmi. Devo parlare con Antonio. È urgente. Antonio! C'è qui Ezio! Ezio, va tutto bene? Carlo Grimaldi e i Barbarigo tramano con un tale chiamato lo Spagnolo. Intendono uccidere il doge e sostituirlo con uno dei loro uomini. Avranno in mano Venezia e con essa la sua intera flotta. E poi il criminale sarei io. Allora mi aiuterai? Sono al tuo fianco, fratello. Assieme a tutti i miei uomini. E donne. Grazie, amici. Ma, Ezio, devo avvertirti. Non sarà facile stavolta. Il Palazzo Ducale è l'edificio più sorvegliato di tutta Venezia. Niente impenetrabile. È per questo che ci piaci, Ezio. Vieni, diamo un'occhiata. Studieremo un piano. La faccenda del doge è terribile. Tuttavia una simile perfidia non mi sorprende più. Sai, quando ero un fanciullo ci avevano insegnato che i nobili erano buoni e giusti. Anch'io ci credevo. Mio padre era solo un ciabattino e mia madre una fantesca. Ma io aspiravo a essere molto di più. Studiai sodo, con costanza, ma la nobiltà mi ha chiuso le porte in faccia. Se non sei uno di loro, non ti accetteranno mai. Perciò ti chiedo, Ezio, chi sono i veri nobili di Venezia? Uomini come Carlo Grimaldi e Marco Barbarigo? No. Io ti dico che siamo noi, i ladri, i mercenari, le puttane. Mentre noi cercavamo di salvare la città, i nobili ne hanno fatto il loro trastullo. Dobbiamo esaminare il palazzo attentamente, da ogni angolatura. Potremmo trovare un'entrata. So che c'è un campanile dietro il palazzo. Oppure potremmo provare a salire sul retro della basilica. Hai qualche idea? La porta frontale è fuori discussione? Va bene, saputello. Proveremo anche la porta frontale. State vicino. Dunque, che ne pensi? Non possiamo entrare così. Ci impiegheremmo troppo a superare le guardie e loro avrebbero il tempo di ammazzare il doge. Di qua.
guardala. Arcieri dappertutto. E le mura sono impossibili da scalare da questa parte. Andiamo. Qualcuno dovrebbe andare in giro così. Da San Pellegrino ha dato notizia che il mercante Zanin è colato a picco con tutta la sua nave e l'equipaggio al largo delle coste di Tessalonica. La Repubblica esprime cordoglio alle famiglie delle vittime. Hai bisogno di un medico? Bene, che fortuna. Pare che da quell'impalcatura si possa salire agevolmente sul tetto della basilica. Proviamo? Si va. Ezio, guarda! Non è lui quello! Grimaldi! Non capite cosa vi sto offrendo, signore! Datemi ascolto, di grazia, o sarà la vostra ultima occasione. Come osate? Perdonate, chiedo venia. Non intendevo offendervi, solo mi preme la vostra sicurezza. Ci resta poco tempo. Non c'è modo di passare la cancellata e ci sono guardie ovunque. Diavolo! Seguitemi. È impossibile. Bisognerebbe essere un uccello per entrare. Già, un uccello. E adesso dove vai? A trovare il mio amico Leonardo. La scuola di Sant'Orsola intende commissionare un ciclo di affreschi. Nessuno dei miei clienti avrà un abito meno che Il carpaccio non è disponibile. Questa storia